Incomincio già col dire che ieri ho avuto dei problemi con questa mini motosega Parkside. Dopo averla utilizzata per circa un'ora e mezza, 2 ore, ha incominciato a fare i capricci, nel senso che ha incominciato ad accelerare, ad andare su di giri, che è una cosa pazzesca, e ovviamente cosa è successo? Che la catena ha incominciato a girare da sola e non va bene. Quando vedo una cosa così fermo tutto e cerco di capire come mai, visto che comunque è un mezzo nuovo. Gli sto facendo fare la gli sto facendo fare rodaggio in questi giorni, quindi perciò ho incominciato a studiare la situazione. Non so se mi vedete, un po' mi siedo sulla motocarriola, non avendo un cavalletto per telefono ho dei problemi, ma vabbè. Quindi vediamo insieme come mai. Se per caso anche voi succede una cosa così, almeno siete a posto. Smontiamo il carter che protegge la squadra e la catena. In questo video vi avviso già subito che sentirete un bel po' di casino. Non ho voglia di modificare troppo il video, quindi lo faccio diretto. Quindi tiriamo via il tutto. Detto a questo punto, vediamo la situazione, diamogli una occhiata un po' più da vicino, ma al momento serve qualcosa. Potrei tagliare questi vuoti, ma non ho la minima voglia di farlo. Diamogli una pulita, tanto per non cosa con un po' di carta, tanto per non inzaccherare in giro, troppo in giro. E boh, accendiamola e vediamo che fa. Soliti 9 colpi. E adesso sentirete i casini. Tiriamo l'aria. Ha dato un colpo, quindi togliamo l'aria. Solite cose. Ok, non so se si è visto, ma è della favola. Questo pezzo qui gira vuoto. Ho provato a fermarlo, voi a casa non fate, l'ho provato a fermarlo con un dito per vedere se il blocco della marcia era inserito, nel senso questo si allarga quando acceleri, questo pezzo dove ci sono queste molle si allarga, blocca questo
componente che gira a vuoto e fa andare la catena. Ho provato a vedere e questo comunque gira a vuoto per la potenza della rotazione che ha all'interno. Gira a vuoto anche così come se niente fosse, ma non ci sono problemi, cioè non mi dà problemi questo, quindi non è questo, non c'entra niente questo, non c'entra niente. Pensavo che hanno le molle qui, queste molle qui che siano allentate, ma non c'entra niente. Ci alzo un po', almeno non divento più o meno, mi vedete un po' illuminato, quindi non c'entra niente, questo sistema non c'entra niente. C'è la possibilità che me l'ha fatto perché c'è la catena molle, perché ho visto che comunque ha una bella potenza di rotazione interna, quindi c'è la possibilità che la catena, se troppo molle, mi gira tutto l'insieme, anche se non dovrebbe. Seconda opzione, io adesso non ho la chiave, per regolare il minimo. C'è la possibilità che a troppi giri il motore, quindi da diminuire un po' il minimo. Se diminuisco un po' il minimo magari non succede. Quindi cosa devo fare io adesso per regolare il minimo senza chiave? Allora, vi avviso già subito, se non siete sicuri non copiatemi. Adesso io smonto le viti, queste due viti qui che bloccano questo pezzo di plastica, e deduco che queste due viti qui mi tengono il carburatore bloccato nella testata, quindi se svito queste devo stare attento a non tirare via il carburatore, perché se no rovino le guarnizioni. Se rovino le guarnizioni sono corni, perché non ne ho altre. Quindi possiamo vedere due bucole, cioè qui ci sono due bulloni a bucola, quindi mi servono le bucole. Prendo la mia cassetta delle bucole, cerco la chiave giusta, ci metterò una vita, lo so già, metterò una vita. Sento già una voce che mi dice: devi prepararti prima le cose, non fare tutto all'ultimo minuto, perdi tempo prezioso, il tempo è denaro, anche sotto la pioggia, sotto la neve il tempo è denaro, eccetera eccetera. Me le faccio e me le dico solo. Oh, ma non ne trovo una, che cosa? Visto, ma ce l'avevo, dove è finita? Ho troppi cloni, ci manca solo che fondo a tutto qua che mi serve. Eccola, in fondo a tutto, infatti. Svitiamo, stando attenti a non... Dopo un minuto e qualcosa sono riuscito a trovare la chiave. Svitiamo, stiamo attenti a non fare cagate, quindi vietato fare cavolate. Svitiamo anche l'altra. Bene, dopo aver tolto, infatti vedete come sono lunghe queste cose, non togliamo il carburatore, il suo povero carburatore. Prendiamo una chiave, ad esempio come questa, dal basso diamo un colpo verso l'alto,
quando sentiamo che gira abbastanza, perché da qua non esageriamo troppo, se no si spegne, senza provare, perché comunque adesso non puoi accenderla. Questa è la versione proprio, è la versione più lenta in assoluto. Adesso riavvitiamo il tutto senza fare cagate, senza forzare niente, perché non ho pezzi di ricambio. Quando le viti sono dure siamo giunti. Se mi chiedete, hai già smontato un motore? Sì, l'ho già smontato, l'ho anche rimontato. E non farlo, a meno che non sono obbligato, non mi piace fare queste cose. Perché c'è sempre il rischio che crei più danni che guadagni. Soprattutto se non hai pezzi di ricambio. Adesso che l'ho riavvitato, rimettiamoci il suo filtro. Lo sto facendo anche al contrario, quindi io sto vedendo cosa sto facendo dalla videocamera. Quindi pensate un po' voi. Ops, ho fatto già una cagata. Già fatto una cagata. Ho già fatto una cagata, ma devo rismontarlo. Mi si è incastrato il pezzo dell'aria dove non doveva. Smontiamo. Mi è andata bene che l'ho visto subito. Mettiamo via le chiavi che non mi servono, che ingombrano. Tranne quella che mi serve veramente. No, devo proprio tirarlo via tutto, cavolacci. Devo stare attento subito. Voi preferite vedere un filmato tutto bello, senza intoppi, dove la gente vi mostra tutto perfetto, come per dire, ah, se lo so fare io perfetto, lo sapete fare anche voi perfetto. Invece magari dietro le quinte hanno già fatto delle mega cagate. Concentriamoci un attimo. Dobbiamo la gommina. Adesso vi faccio vedere cosa è successo. Questo qui, non so se vedete il mio dito, sì, ok. Questo qui mi ha finito qui sotto, che è il coso dell'aria. Se volete vedere come un carburatore, è così il carburatore. Vedete che la vita adesso ci è arrivata abbastanza bene. Peccato che non lo vedete forse. Vabbè, abbastanza largo, ve lo dico io, che ci passa il dito, quindi ci passa anche una chiave adesso. Oh, adesso rimontiamo il tutto prima di fare altre cagate. Riavvitiamo, adesso so perfettamente che è tutto a posto. Boh, adesso rimetto la squadra, rimetto la catena e la riprovo a motore acceso. Vediamo se basta a sistemare il minimo così, senza dover esagerare col diminuirlo, visto che non ho la chiave.
non ci ho manco pensato di andarla a recuperare, di dire, magari la trovavo anche in giro, ma non ci ho pensato. Essendo un mezzo nuovo c'è la possibilità che il motore si sveglia dopo il rodaggio, o quando fa durante il rodaggio c'è la possibilità che il motore aumenta la sua potenza e ovviamente uno deve diminuire un pochettino il minimo, o se no super accelerato. Boh. Sistemato, senza intoppi, questo funziona. Qui mettiamoci la squadra e la catena, diamogli una pulita però. Ok, squadra, catena. Oggi sono andato a vedere una lima per questa motosega, visto che non ce l'avevo, sono andato a comprarla, sono andato a Buick OK. Ho notato che al Buick OK vendono le lime ancora chiuse nella confezione, ed è una bella cosa, quindi chiuse dalla fabbrica, cioè da quando l'utente o chi la compra, chi l'acquista non la apre, non è mai stata toccata a mani nude, e questa è una bella cosa. Poi ovviamente le lime sono lime, puoi comprarle di marca, puoi comprarle non di marca, che si consumano lo stesso, quindi uno fa prima a spendere un po' meno e avere un po' di più. Poi dipende anche da come uno mola la catena, ma vabbè, quello è un altro discorso. Ok, siamo arrivati al bunker, togliamo via le chiavi in eccesso. Ricordiamoci sempre, blocchiamo la squadra prima di accendere il motosega, non si sa mai. Visto che l'ho già acceso, non mi sa tirare di nuovo l'aria. Diamogli 2 colpi nella cosa qui e spingiamo, adesso non mi ricordo come cacchio si chiama sta roba, e premiamolo dando miscela dentro al circuito. Quando l'abbiamo fatto dovrebbe accendersi. Ecco fatto che ho risolto il mio problema, semplicemente il minimo era già un pochettino alto e la catena era troppo molle, adesso è abbastanza, la catena deve più o meno aprirsi fino a questo livello per andare bene. Vedo molti che gli fanno fare la roba qui alle catene del motosega, ma non va bene, è troppo molle, significa che la catena è troppo molle e non va bene. Questo gira abbastanza bene e buono. Per il momento è tutto. Ho perso 20 minuti solo a smontare, rimontare e spiegare uno dei problemi che ho riscontrato in questo motosega. Lo di nuovo, questa motosega non va bene per un professionista, lasciate stare. Va bene per chi ha piccole cose da fare, è utilissimo, sì, molto utile. Posso riutilizzare una sega a mano, utilizzi questo per portare. Molti diranno, ma questo motosega ha la catena troppo grossa per la potatura, eccetera, eccetera, ma non è vero, è abbastanza. Più o meno, se vi faccio vedere
La sega che uso io, vediamo, adesso ve la faccio vedere, per portare più o meno la larghezza è quella. Meno, sarà un po' in meno. Cioè, solo per dirvi. Più o meno siamo lì, Ci sarà mezza virgola di in più di questa sega vecchia come il cucco, vecchia come non so cosa. Quindi se volete fare piccole cose a casa, sia maschi che femmine, non è detto che solo per maschietti questo giocattolo, chiamiamolo per adulti, non è niente di pornografico per mia fortuna, va bene per qualsiasi persona, sia maschio che femmina. L'importanza è sempre stare attenti, seguire le norme di sicurezza, mettere le varie protezioni e bloccare ogni volta la squadra. No, che cacchio serve sto blocca squadra? Prima di accendere il mezzo, perché se per caso vi dovesse girare il motosega durante l'accensione potete farvi male. E ricordatevi che durante l'utilizzo del motosega, quando arrivate alla fine, quando cioè il serbatoio è quasi finito, il motosega si accelera da solo, quello è normale, indica che la miscela all'interno sta finendo, quindi sta bruciando più aria che miscela. In quel caso spegnetela subito. Per il momento è tutto e noi ci vediamo al prossimo filmato.